Questa è Firenze, una città che riceve ogni anno un enorme numero di visitatori che vengono ad ammirarne le bellezze. Firenze è la culla del Rinascimento italiano, con le sue meraviglie di urbanistica, architettura, pittura e scultura, e la epoca di Lorenzo de' Medici è vivissima nell'immaginario collettivo. I fantasmi dei grandi artisti vissuti sotto il patronato di Lorenzo de' Medici, come Botticelli, Leonardo da Vinci o Poliziano, si aggirano ancora per queste vie, nel via vai di tante persone che ancora li ricordano e che, ammirando le loro opere, parlano tanto di loro. Eppure ci sono altri fantasmi che si aggirano per le strade e i palazzi di Firenze, di cui pochissimo si parla oggi. C'è un altro rinascimento a Firenze, non meno illustre e glorioso, un rinascimento invisibile, di cui la quasi totalità dei visitatori di Firenze ignora oggi l'esistenza. Il rinascimento musicale. Non conosce la chiesa di Santissima Annunziata, uno dei simboli del Rinascimento fiorentino, con le sue linee pulitissime e geometriche ed eleganti. Nel nostro Rinascimento invisibile, questa chiesa però riveste un'importanza ancora maggiore. È uno dei luoghi nevralgici e più attivi della vita musicale fiorentina di alto livello di quel tempo. Qui lavoravano compositori di enorme fama e abilità, come Heinrich Isaac, che poi diventerà Arrigo il tedesco fiorentino d'adozione, oppure Alexander Agricola, che famosi in tutta Europa vennero chiamati qua da Lorenzo il Magnifico grazie ai suoi mezzi e alla sua influenza, per migliorare, abbellire e rendere più innovativa la vita musicale di questa città. Questa è Via Ricasoli, è una via molto importante, siamo nel pieno centro di Firenze, collega il Duomo con Piazza San Marco. È molto importante perché qui c'è la Galleria dell'Accademia, dove c'è il celeberrimo, splendido David di Michelangelo. Quello che si sa meno invece è che qui per tanti anni ha abitato con sua moglie Heinrich Isaac, ai tempi in cui questa via non era ovviamente dedicata a Bettino Ricasoli, ma si chiamava Via del Cocomero, perché da queste parti erano situati degli orti. Heinrich Isaac ha scritto delle splendide canzoni in italiano, ispirato dal gusto e dal volere di Lorenzo il Magnifico. Canzoni come Un di lieto giammai, sul testo di Lorenzo il Magnifico stesso, o come Fammi una grazia amore.
Siamo nel pieno cuore del centro della città, nella parte più antica. Questa piazza oggi è poco più che una zona di passaggio per le persone che vogliono andare altrove o per i taxi, per fare le curve strette. Per il nostro Rinascimento invisibile invece questa piazza ha grande importanza, perché qui tutti i giorni si trovava un personaggio che Lorenzo il Magnifico amava molto. Questo personaggio si chiamava Antonio di Guido ed era un musicista poeta, uno dei cosiddetti cantimpanca o canterini che popolavano la città, tutti gli angoli delle piazze, che si metteva qui e tutti i giorni improvvisava poesia in musica, accompagnandosi da solo con la lira da braccio. E Lorenzo il Magnifico amava tanto la sua musica e la sua poesia, a volte umoristica, a volte romantica, a volte di denuncia sociale. E come lui improvvisava strambotti o rispetti, era musica il cui spirito non era lontano dai moderni stornelli a dispetto. Lo amava al punto che lo invitò numerose volte a passare qualche giorno d'estate con lui nelle sue ville di campagna durante la villeggiatura. Ma c'è dell'altro. In questa zona, nel cuore del centro storico, nel cuore della città più antica, avveniva una cosa importante. Una volta l'anno l'atmosfera cambiava completamente ed ecco che si poteva assistere alla grande manifestazione del Carnasciale, il Carnevale fiorentino, per il quale la musica era di fondamentale importanza. Affacciate da queste finestre, che ancora oggi in parte possiamo vedere, le donne che abitavano queste case potevano assistere al passaggio di giorno e di notte delle manifestazioni carnevalesche chiamate mascherate. E venivano cantate poesie in musica dal sapore umoristico, a volte perfino osceno e a volte anche celebrativo. Lorenzo il Magnifico stesso amava moltissimo questo genere musicale, fino ad arrivare al punto di scrivere 11 canti carnascialeschi, come ad esempio la canzone dei profumi. Sian galanti di Valenza, qui per passi capitati, d'amor già presi e legati, delle dame da Fiorenza. Quanto è una buona spanna, vaselletti lunghi abbiamo, se dicesse altri v'inganna, noi ve li porremo in mano, ritti al fuoco li mettiamo, nella punta acceso il fuoco, donde sparge a poco dolce odor che gran potenza. Sian galanti di Valenza, qui per passi capitati, d'amor già presi e legati, delle dame da Fiorenza. Quella dei fantasmi del Rinascimento invisibile è la storia che racconteremo. Lo faremo con le parole, ma soprattutto con la musica e i suoni. Il Rinascimento musicale è invisibile per sua natura, ma lo suoneremo e lo canteremo, ed ha in sé una assoluta bellezza che può essere ammirata solo attraverso le nostre orecchie. Faremo questo viaggio insieme e daremo un volto e una voce potente al grande Rinascimento invisibile della Firenze di Lorenzo il Magnifico.